Ciao ragazzi, spesso quando si discute, si parla di un progetto acustico per diffusori acustici, spesso esce fuori, in verità non sempre, questo termine buff step. Ma cos'è? Cosa vuol dire? Se si prova a tradurlo in italiano esce fuori qualcosa di meno chiaro ancora, gradino del deflettore. Effettivamente non è che ci aiuta tantissimo, ok? Chiaramente quando lo andremo a comprendere meglio, andremo avanti con la spiegazione, la sua traduzione effettivamente corretta è, e dovrebbe essere a mio avviso, lo è, gradiente di riflessione del pannello, ovvero è una caratteristica del pannello ove sono alloggiati questi altoparlanti, meglio ancora è la sua capacità di riflettere il suono a varie frequenze. Ma la domanda nasce spontanea, ma perché un pannello dovrebbe riflettere in modo diverso le varie frequenze? Effettivamente. Bene, per comprendere meglio il comportamento del pannello, ok? C'è necessario nel caso fare un piccolo passo indietro e andare a vedere più da vicino il suono come si propaga in questo spazio, ok? Nello studio dell'onda sonora, dell'acustica e quant'altro si fa riferimento, anche per semplificare i calcoli, a una sorgente cosiddetta ideale. Cos'è una sorgente ideale? È una sorgente omnidirezionale che emette il suono uniformemente in tutte le direzioni a 360 gradi, ovvero in 4 pi greca, perché trattasi di punto che si espande come una bolla, come una sfera, quindi parliamo di sfera, ok, con la stessa intensità di energia a parità di distanza tra punti. Dicasi anche sorgente puntiforme, appunto, visto che parte da un punto. Tale sorgente produrrà pertanto delle onde sferiche, se si espande, voglio dire, è una sfera, questo però in condizioni di campo libero. Cosa vuol dire campo libero? È un campo, un ambiente, uno spazio dove si presuppone che non ci siano superfici riflettenti o altri ostacoli che potrebbero disturbare l'avanzare di questa onda sferica, ok? Ma cosa succede quando la sorgente non è più in questo spazio? Apro una parentesi. Questa tipologia di spazio, campo libero, ok? Lo si può creare anche in modo artificiale, sono le cosiddette camere anecoiche, ok? Queste simulano niente poco di meno che questo spazio dove non sono presenti superfici o corpi riflettenti, né più né meno, ok? Quindi dicevo, quando questa superficie non è più in questo spazio, ok? Ma vicino a esse c'è una superficie o la superficie, pardon, la sorgente stessa è su questa superficie, cosa succede? Faccio una premessa importante. D'ora in avanti daremo per scontato, do per scontato che abbiate ben chiaro cosa sia l'energia nel caso l'energia sonora, quali sono le altre grandezze che caratterizzano questa, intensità, potenza, pressione, decibel e quant'altro. Argomenti, tra l'altro, che abbiamo trattato in altri tutorial, che ovviamente, voglio dire, se lo desiderate, ne consiglio la visione, ne sarete avvantaggiati su questo, ok? Perché qui non le tratteremo per ovvi motivi di tempistica. Bene, dicevo, quando la sorgente sonora è posta vicino a una superficie, questa rifletterà parte dell'energia, ok? In che modo? Beh, dipende dalla superficie, ma in primo luogo dipende da quante sono queste superfici, ok? Vicino alla sorgente. Stiamo parlando della dispersione dell'energia sonora in riferimento a una condizione di spazio. Questo fenomeno può trovare altre analogie o paralleli con altri fenomeni fisici, che ne so, ad esempio la luce, ok? O un liquido come l'acqua. Difatti, di norma, tutte le nostre torce moderne, ok, hanno la possibilità di cambiare, di variare la focale, in sintesi, di concentrare tutta l'energia luminosa verso uno spazio che può essere più o meno largo. Più è piccolo questo spazio, più noi notiamo che la luce in quello spazio sarà più intensa. Analogamente, quando noi annaffiamo il nostro giardino, usiamo quelle manichette che hanno la possibilità di variare il flusso d'acqua, anche in quel caso cosa noteremo? Che più restringiamo lo spazio dove innaffiare, più il flusso d'acqua sarà più forte, sarà più concentrata l'acqua in quel punto, no? Grosso modo, anzi no, avviene negli stessi termini per quanto riguarda il suono. Quando questo suono è diffuso e sarà limitato in una
determinata area sempre più piccola, la sua intensità sarà maggiore in quello spazio di riferimento, ok? A questo punto siamo obbligati a tirare in ballo il nostro fattore di direttività. Cos'è il fattore di direttività? Q. Come abbiamo visto, il fattore Q, o fattore di qualità se vogliamo, l'abbiamo già visto nei parametri elettroacustici e di TL Small, ok? I quali abbiamo fatto anche di tutorial su questo, eventualmente siete interessati, ve lo consiglio, cosa molto caruccia, ok? Dicevo, questo parametro non fa altro che caratterizzare la diffusione del suono in riferimento alla dispersione, ok? Mentre figura anche l'indice di direttività, questo, ovvero questo, che mette in relazione proprio questa direttività con un guadagno, con un aumento di livello di questa energia sonora, ok? Bene, quando trattasi di sorgente ideale, puntiforme che dir si voglia, questo fattore Q vale 1, ok? E nell'indice di direttività ci dice che non abbiamo nessun guadagno. In effetti così è, ok? Non c'è motivo per cui dovremmo notare un guadagno. L'energia si diffonde, non ci sono corpi riflettenti, quindi non abbiamo nessun guadagno. Invece, quando poniamo questa sorgente su un piano, su una superficie, per forza di cosa, tutta l'energia che questa sorgente emette sarà solo da un lato, ok? E quindi il fattore Q vale 2, perché abbiamo diviso a metà, sono 2, diviso 2, abbiamo un guadagno per forza di cose, no? E vale 3 dB, l'indice di attività dice che è 3 dB. Se le superfici sono 2, ok? Abbiamo diviso per 4 la superficie iniziale, quindi il fattore Q vale 4, l'indice ci dice che abbiamo un guadagno di 6 dB. Mentre nel caso in cui queste superfici ne sono 3, fattore di direttività vale 8, quindi stiamo parlando di un'ottava dell'area iniziale, questo ci indica il fattore 8, 4 e 2. Abbiamo diviso per 2, abbiamo diviso per 4, abbiamo diviso per l'8 l'area iniziale, ok? Che in questo caso è 4 pi. Dicevo Q8 abbiamo un guadagno di 9 dB. La formuletta per passare dal fattore di direttività all'indice di direttività è questa formuletta qua. Come dicevo, anzi non dicevo, lo sto dicendo adesso, guardate bene che quando si parla di piani o superfici, queste si vogliono intendere infinite, ok? Rispetto alla superficie, alla sorgente, ok? Infinite, due superfici infinite, tre superfici infinite, o piano che dir si voglia, ok? Ma cosa succede quando questi piani non sono infiniti, sono finiti invece? Bene, a questa domanda risponderemo col prossimo tutorial, ok? Spero che questo vi sia stato di vostro gradimento, voglio dire, eventualmente mettete un mi piace per darmene conferma. Come sempre spero di non aver commesso qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate, correggiamo in qualche modo, a volte ne faccio. Consiglio sempre per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, come sempre solo cose che da me. Bene, dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!